Benvenuti, custodi dei segreti e architetti delle teorie più audaci. Questa è Segreti Turchi, la soglia dove passato e presente collidono per rivelare ciò che davvero pulsa dietro i sorrisi fotografati delle nostre stelle. Si dice che il passato sia un paese straniero, ma nello spettacolo il passato non emigra mai, resta silenzioso, aspetta il varco giusto e poi torna, più rumoroso che mai, a reclamare il suo titolo in prima pagina. Oggi affrontiamo una delle ipotesi più sismiche e spiazzanti degli ultimi tempi. Una trama che intreccia un amore di ieri, una passione di oggi, e una parola che incide più di un annuncio ufficiale, matrimonio. Possibile che Gökberk YLDRM abbia custodito un segreto di simile portata? E quale ruolo gioca Cemre Arda in questo scacchiere emotivo, dove ogni mossa sembra rivelare un passato taciuto e un presente che chiede voce? Prima di scoperchiare la scatola del mistero, unitevi al nostro circolo della verità, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere nessuna svolta e, se amate l'analisi profonda, sosteneteci accedendo alla nostra comunità esclusiva. Preparatevi, perché la storia che credevate di conoscere è pronta a cambiare forma davanti ai vostri occhi e alle vostre orecchie. Nelle ultime settimane l'atmosfera nel mondo del gossip è diventata satura di un'elettricità insolita, figlia di un'affermazione che ha trafitto il velo di riservatezza che solitamente avvolge la figura di Gökberk YLDRM. Secondo una voce che ha preso vita propria, propagandosi come un incendio tra i profili più influenti e gli account che dettano tendenza, la relazione passata dell'attore con Gulum Baktas sarebbe stata infinitamente più profonda, complessa e vincolante di quanto pubblico e stampa avessero mai immaginato. C'è chi sostiene, con audacia al limite del credibile, che quel legame non si sia arrestato a un idillio giovanile o a un'alchimia passeggera, ma che abbia oltrepassato il confine del convenzionale fino a sfiorare un patto segreto, un matrimonio mai reso pubblico, prima che le loro strade si separassero definitivamente. Speculazioni, per ora. Nessuna conferma, nessuna smentita. L'epicentro di questa scossa mediatica è un presunto virgolettato attribuito a Gökberk, una frase caduta come un tuono in un cielo azzurro: Gulum Baktas era mia moglie, e Cemre Arda è la mia anima gemella. Parole che, vere o travisate, contengono una dicotomia emotiva tanto violenta quanto seducente. In un solo colpo riaprono archivi che si credevano sigillati e fotografano un presente ardente, disegnato sul volto e negli occhi di Cemre. All'epoca, il legame tra Gökberk e Gulum era stato un fenomeno, chimica palpabile sul set, armonia quasi coreografata sui tappeti rossi, risposte sincronizzate nelle interviste. Li chiamavano la coppia modello di una generazione che voleva credere nell'incantesimo. Poi, la rottura. E insieme a essa, un patto tacito: proteggere il privato dall'assalto dei riflettori. Proprio per questo, l'ipotesi di un matrimonio clandestino riemerso anni dopo, come un fantasma tornato per reclamare un capitolo mancante, ha sorpreso tutti. Secondo l'anatomia del pettegolezzo, quest'ipotesi affonda radici in frasi sfuggite da una conversazione privata di Gökberk con il suo cerchio più intimo, in un momento di vulnerabilità. Ma finché restano ignoti contesto, tono e intenzione, tutto rimane nella zona grigia delle mezze luci. Il punto più pungente di queste voci, tuttavia, non è solo la finestra sul passato. È la definizione del presente, quella che riguarda Cemre Arda. La dichiarazione di anima gemella attribuita a Gökberk ha scatenato reazioni intensissime tra i fan. La storia tra Gökberk e Cemre è stata seguita quasi con devozione sin dal primo scambio d'occhi, compatibilità visiva e spirituale, istantanea e di tenerezza non ostentata. Mormorii che parlano di sguardi che si comprendono senza parole. Tutto alimenta la narrazione che non si tratti di una fiammata qualsiasi, ma di un fuoco che scalda senza bruciare. Per molti, quelle parole suonano come un gesto di riconciliazione con il passato, riconoscere l'importanza legale e strutturale di ciò che è stato per abbracciare la connessione sottile, quasi trascendentale, di ciò che è. Eppure, mentre la rete si accende, il silenzio di Gulum è assordante. Concentrata come un raggio laser sui propri progetti, l'attrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nessun accenno sul suo profilo, nessuna parola attraverso i rappresentanti.
Un voto che alimenta interrogativi, smentirà, convaliderà o sceglierà il silenzio come forma di dignità, rifiutando la giostra mediatica. C'è chi pensa che siano iperboli costruite per generare traffico, e chi cita il vecchio adagio, dove c'è fumo, c'è fuoco. Riascoltando le interviste passate di Goldberg, una cosa è chiara, evita il sensazionalismo sul privato. Il suo linguaggio è misurato, quasi filosofico, quando sfiora l'amore e la memoria. Verrebbe davvero da lui una frase così netta e dirompente fuori da un contesto ufficiale. È per questo che la parola confessione, che rimbalza di colonna in colonna, resta confinata nell'area delle affermazioni non verificate. E nel frattempo, la scacchiera è apparecchiata. Da una parte il ricordo di Gollum, dall'altra la presenza viva di Cemre, e al centro un uomo che forse non vuole più spiegare ciò che sente, perché lo vive. Il triangolo temporaneo Goldberg, il fantasma di Gollum, la realtà di Cemre, con ogni probabilità, dominerà ancora l'agenda dell'intrattenimento finché qualcuno non romperà il sigillo del silenzio. Si tratta di verità sotterranee ormai pronte a emergere o di romanzi ben scritti su carta patinata. Qualunque sia la risposta, una cosa è certa. Il passato e il presente di Goldberg YLDRM restano materiale incandescente per la curiosità collettiva. Un motore decisivo di questa ondata è la polarizzazione estrema dei commenti online. Una fazione di teorici del mondo dello spettacolo sostiene che la storia con Gollum fosse già intrisa di solidità e serietà, quindi l'idea di un matrimonio segreto, lungi dall'essere impossibile, sarebbe la tessera mancante del puzzle. I più scettici, invece, parlano di fiction, di metafore prese alla lettera. Forse quell'espressione mia moglie potrebbe essere stata usata in senso spirituale, per indicare il segno indelebile di un legame formativo, non un contratto registrato davanti a un funzionario. Non sarebbe la prima volta che un artista raduna la vita in un'immagine poetica e la rete, assetata di certezze, la trasforma in atto notarile. Chi scrive di gossip, con l'aria dei psicoanalisti della fama, invita a leggere Il cuore di Goldberg. In passato ha pronunciato riflessioni come: alcune persone entrano nella tua vita per farti attraversare il fuoco, altre per farti trovare un porto. Mettere queste parole accanto all'accusa odierna, dicono, illumina la distinzione emotiva tra i suoi rapporti, con Gollum una tempesta necessaria e trasformativa. Con Cemre un approdo sicuro, più adulto, cementato da un patto invisibile ma tenacissimo. In mezzo, la memoria fa male e cura, nello stesso respiro. E com'è la postura di Cemre Arda in tutto questo? Un'eleganza silenziosa. L'attrice splende per i successi professionali e per le piccole finestre di quotidianità che condivide sui social, come se il brusio di fondo non riuscisse a violare la sua calma. Ma nei commenti dei fan la corrente sotterranea è palpabile. Cercano segni, leggono dettagli, chiedono se quelle parole attribuite a Goldberg siano vere. Molti trovano romantico e significativo che lei sia definita anima gemella, un'etichetta che supera qualunque forma legale. Altri, però, sollevano un tema sensibile: confrontare il presente con il passato può schiacciare il presente stesso, appesantirlo di paragoni inutili. C'è poi l'elemento delicato della memoria di Gollum. Veder rispuntare il suo nome, a distanza di anni, in una veste così controversa, ha infastidito parte del pubblico. Perché, dicono, una donna dovrebbe tornare a essere raccontata attraverso chi ha amato, nel momento in cui è nel pieno della propria ascesa professionale. Non sarebbe più giusto che fosse ricordata per ciò che crea, invece che per ciò che ha provato. Da qui nasce una discussione più ampia, quasi etica, sul confine tra curiosità e privacy, sul diritto all'oblio che tanto stride con l'eterno presente del web. In questo carosello di ipotesi e sentimenti, tutti guardano a Goldberg. Romperà il silenzio? Alcune fonti dicono che restare in disparte, senza commentare, sia in linea con la sua indole, non dare ossigeno alle fiamme nella speranza che il fuoco si spenga da solo, confidando che la verità non ha bisogno di difendersi. Altri suggeriscono una mossa opposta, una nota breve, limpida, ferma, per evitare che l'eco ambiguo scalfisca l'immagine delle due donne che, in modo diverso, hanno inciso la sua storia.
Intanto, in controluce, il racconto di Gökberk e Cemre continua a crescere. Le loro uscite catturate a distanza, i sorrisi di chi condivide complicità più che strategia, gli sguardi che sembrano farsi promessa senza bisogno di proclami, sono tasselli che molti leggono come la conferma di un legame solido. E se davvero lui avesse pronunciato quelle parole, Gulum Baktas era mia moglie, e Cemre Arda è la mia anima gemella, sarebbero il tentativo di dare nome a qualcosa che non si lascia incasellare, il riconoscimento di un capitolo chiuso con onore, e l'abbraccio di un presente che respira libertà. Ma c'è anche il peso dei titoli. Sappiamo che una frase, quando viene estratta dal suo nido e lanciata nella mischia, cambia pelle. Può essere nitida o diventare boomerang. Può guarire o ferire. Eppure ciò che affascina, e che tiene incollati milioni di occhi, è l'idea che esistano legami destinati a seguirci come costellazioni, invisibili a mezzogiorno ma brillanti quando il buio cala. Nel frattempo, qualcuno scava nei dettagli. C'è chi cita vecchie date, incrociando foto e calendari, chi analizza il modo in cui Gökberk, negli anni, ha evitato termini troppo netti, chi giura di aver colto, in una risata di Gulum, il riflesso di una promessa. Eppure l'unica certezza è che ci muoviamo tra indizi. Un bracciale ricomparso, una canzone condivisa in una storia, la scelta di un tavolo appartato in un ristorante abituale. In un'epoca in cui tutto è visibile, la verità continua a scegliere i suoi nascondigli prediletti. Cemre, dal canto suo, sfiora l'argomento senza toccarlo. Sceglie abiti luminosi, parole misurate, gesti che parlano di presenza serena. Non si lascia trainare dall'onda, non si erge a giudice, non sfida il passato. Forse perché sa che l'amore, quello vero, non è una gara di definizioni, e che le definizioni, quando arrivano, devono essere pronunciate a due voci. Forse perché ha capito che l'unico modo per vincere un ricordo è non sentirsi in competizione con esso. Così restiamo sospesi. Tra una rivelazione possibile e un fraintendimento enorme. Tra una verità che aspetta il momento giusto e una fantasia talmente seducente da sembrare vera anche quando non lo è. Ma è qui che nascono le storie che ricordiamo, nel punto esatto in cui cuore, immaginazione e realtà si stringono la mano e, per un istante, sembrano la stessa cosa. E allora la domanda, amici di Segreti Turchi, ritorna a voi. Credete che si possa avere un grande amore che ci tempra e un'anima gemella che ci completa? Oppure pensate che queste etichette servano solo a dare un ordine poetico a ciò che, in fondo, è disordine bellissimo? Scriveteci cosa vi dice l'istinto, cosa vi suggerisce l'esperienza, cosa vi fa sperare il cuore. Se questa immersione vi è piaciuta, lasciate un like, condividete la storia per alimentare il confronto, e prendete in considerazione l'idea di sostenere il canale. Qui non rincorriamo soltanto le notizie, proviamo a decifrare il battito che le genera. Fino alla prossima volta, rispettate il passato, abbracciate il presente e restate sintonizzati. Segreti Turchi è qui per ascoltare ciò che gli altri non sentono, e raccontarlo a chi non ha paura di sapere.